Con l'arrivo della bella stagione della primavera, con il fiorire di questi campi, di queste colline, ogni collina sembra che abbia in qualche modo aumentato la sua bellezza e sembra palcoscenico, teatrale. Certo, queste colline di per sé sono già un palcoscenico teatrale. Se poi pensiamo a tutte le storie che ci possono raccontare, la gente che ci è passata e tutto quanto richiede veramente un racconto teatrale. Il teatro è sempre stato un po' un veicolo, no? Una forma artistica per raccontare di tutto, da riti pagani a riti cristiani. Certamente, a cominciare dal Canteilleu, per andare alla rappresentazione della Passione, alla benedizione dei Micun, Piante Piante Magge, Magge. eccetera, eccetera. Sono tutte forme di teatro prima ancora che si parlasse di vero e proprio teatro. Quello di Piantemage, per esempio, era un rito di fecondità legato al risveglio della natura e al ricordo di antichi culti degli alberi. È qui che tutto ha inizio, nelle vaste porzioni di bosco ancora intatto del Roero, dove nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio un esemplare di pino silvestre, il più alto che svetta aggrappato sulle creste delle rocche, viene abbattuto e diventa protagonista di un rito arboreo che ha origine nella notte dei tempi. Siamo a San Giuseppe di Sommariva-Perno, una delle frazioni campestri del Roero che hanno mantenuto intatta questa ritualità, questa tradizione arborea legata alla propiziazione del risveglio primaverile della natura e che risale addirittura a un'epoca pre-cristiana. Un'epoca in cui è la superstizione a dominare le credenze popolari e gli uomini sono convinti che tra le fronde e le radici della vegetazione sia nascosto un dio che va invocato e propiziato perché di anno in anno si rinnovi la stagione agricola e un buon raccolto. Come succede ancora oggi, i borghigiani di San Giuseppe di Sommariva-Perno si recano nei boschi la notte precedente il 1 maggio, scelgono l'esemplare di pino silvestre più alto e più bello, lo abbattono e lo trasportano in corteo nella piazza centrale del paese. Lo preparano per il rito, lo scortecciano, lasciando soltanto una cima verdeggiante. Lo addobbano con nastri, fiori colorati, simbolo per il risveglio primaverile, e lo innalzano in un gioco che un tempo era fatto a mano, un gioco di mani, di forza muscolare, di funi, e che oggi viene eseguito con i mezzi agricoli. Il pino rimarrà così innalzato a beneficio di tutta la comunità e se durante il momento dell'innalzamento qualcosa va storto, questo sarà un presagio nefasto per l'annata agricola in corso. Tradizione arborea che si mantiene intatta nei secoli, molto spontaneamente, spesso senza che i borghigiani sappiano realmente tramandare anche i significati ancestrali che stanno dietro questo rituale. In altre frazioni campestri il rito si è mantenuto con alcune modalità ancora differenti e forse più ancestrali. Nella frazione San Rocco di Montaldo Roero, per esempio, oltre all'innalzamento di un pino, viene eseguito un innesto tra due alberi, quindi un pino silvestre, il maggio, detto l'albero del maggio, a cui viene innestata la cima, in una simbolica unione anche tra femminile e maschile, un simbolo anche del risveglio dei sensi amorosi che la primavera porta con sé. A Belvedere Langhe, dal 1612 ogni anno, si celebra la benedizione dei Micun, pani dalle proprietà curative. Qui a Belvedere Langhe persiste ancora una tradizione straordinaria che è la festa dei Micun, questo rito che attiene al tempo della Pasqua, un rito che un tempo faceva parte, diciamo, del calendario rituale tradizionale delle colline. Qui
il rito dei Mikun si è conservato, si è tramandato di generazione in generazione ed è giunto attivo sino a noi. Tutti gli anni, la seconda domenica dopo Pasqua, la confraternita di San Fabiano e San Sebastiano si ritrova, prepara questo pane che poi viene distribuito ai confratelli e alla popolazione che partecipa al rituale. Questa cerimonialità è una cerimonialità che ha inizio, come dire, in un tempo che precede la nostra religione e che la religione ha sussunto, come ha sussunto tanti altri patrimoni, rituali, cerimoniali che appartengono a un mondo precristiano. Le confraternite ovviamente sono le organizzazioni dei laici che si occupano della Chiesa e che partecipano alla vita della Chiesa, hanno un loro statuto autonomo, hanno le loro pratiche, hanno le loro chiese. Il pane che sia simbolo di propiziazione non c'è dubbio, il pane è l'elemento essenziale, intanto dell'alimentazione, del mondo della tradizione, del mondo contadino. Queste nostre campagne che oggi vediamo, se noi le diamo un'occhiata oggi vediamo solo vigne, qui un tempo queste campagne erano tutte dedicate alla coltivazione del grano, quindi il grano era il tratto essenziale dell'alimentazione e della sopravvivenza di un alimento che andava compartito con l'altro, quindi il pane è elemento di compartecipazione, di condivisione con l'altro. Questa presenza di Belvedere non è null'altro che la testimonianza attiva di una pratica che oggi appartiene o alla letteratura del passato e qualche volta ancora alla memoria di chi ancora conserva i saperi dell'oralità che purtroppo comunque si stanno interrompendo perché la postmodernità che noi viviamo fonda molto del sapere sulle scritture e non sui saperi orali gestuali che arrivavano dal mondo della tradizione. Una formula che mi piace, ho trovato sul territorio ma che è un universale sicuramente, è la formula del buono come il pane. Sta a significare che il pane è la misura del mondo, perché noi misuriamo la bontà delle persone che incontriamo attraverso la bontà del pane. Un'altra opera di recupero è quella svolta dal nostro Teatro di Sinio, che dal 1981 va in scena con testi in prosa che raccontano il rapporto viscerale tra gli uomini e questa terra. Noto un sono del paese, vis Maggiorino il Bacialè, e volevo dire che aveva trovato una fumera che andaria giusto ben per te. Ma mi cosa, una che ti marito, non sa cosa bisogno di nostra fumera, non ti ha tomare che ven via, Catilinca è sempre per me, con tutte se mas no, sta sma che ven Maggiorino combina e non mi troveremo tutto. A sto a Suman. A Suman? Non po' più lontano. Già, quelle da usine annuiate, che nostra avevano anni. Ti vedono anni alta perché ben morta di una cosa parigliane, E una 27 giornate campagna, bestie, fe. E tante che aspetta una notte che mi conosce. Lo sai con voi poi, quella non vai, ma mi aveva già più pensato, ma con... Con chi? Con quella di Cassiga del parco, ma facciamo che il piasilo, che chi la linea in cavoga ben per nostra co. Però sono già 3 anni che parlo, ma... Ah, 3 anni che parli, è 3 anni che parli. E perché adesso chi ti parlava e ti et mani con sta sì che tu vuoi me. Poi ti cosa ti comanda te? Ma mi sono 3 anni, mia padre, e da solo. Ti vuoi una cavobin a stente il paese, non lì in campagna, a fare la signora del paese. O chi la ognuno te. Cosa che t'hai detto? Cosa che t'hai detto? Ti et mani con sta sì che tu vuoi me. Mi piuttosto va via. Vai via. E vedi tu. Piuttosto va in fidanza, con cui chi porto sta smacchi ven, Poi una cosa paria perché da stunti stai pinando mio figlio. E vedi mai più te.
Basta, e sono stufi. E sono stufi di se comanda sempre insieme a tutti. Fino insieme a mia femmina. E sono stufi di sapere io senza serbi con la tempesta che tam dopo porta via tutto. E sono stufi di mai vugen sod. E sono stufi di zacca. E se sono pinen vos fieu. Pregando manget puda ja vai da usin tucciati che jen cudes. E poi devan tu si lì. E devo ja finire della che tanto. E sai perdi che mi...